Un caro saluto a tutti voi dall'Associazione Amici Silvestro Montanaro e dalla Scuola di Italiano L2 Don Mimmo Amato. Vogliamo proporvi queste slide che mettiamo a vostra disposizione per chi le voglia chiedere su questo progetto, curricolo di educazione civica, in particolare religione, che fa riferimento all'obiettivo 13 dell'Agenda ONU 2030 e propone la visione del film del Papa La Lettera. La proposta è quella di 3 lezioni. Nelle prime 2 lezioni la visione del film e nella terza la condivisione dei contenuti con il confronto sul messaggio dell'enciclica Laudato Si e l'eventuale ausilio di questa presentazione. Proposta di domande guida. Come si chiamano e quali sono i protagonisti del film La Lettera? Da quali paesi provengono e quali sono le loro storie? Qual è il messaggio del film? Qui in questa slide avete la possibilità di aprire il film. Il film, come vedete, è prodotto da ehm, off the fence, fuori del recinto. Molto interessante questa dicitura che si richiama proprio allo stesso magistero di Papa Francesco ed è ehm, coprodotto dal movimento Laudato Si, che è sorto in seguito all'uscita dell'enciclica stessa. The Letter, A Message for Our Heart, la lettera, un messaggio per la nostra terra. La dottoressa Lorna Gorda è la presidente del movimento Laudato Si. E questi sono i 4 protagonisti. Aruna come voce per i poveri, un rifugiato climatico, il suo tutore Issa Kouyaté, presidente della Maison de la Gare. Milena, vuoi leggere in italiano, per favore? Gli isprenti prevedono che potrebbero esserci fino a 2 miliardi di persone. Sfolare a causa del cambiamento climatico entro il 2050. Benissimo. Secondo gli esperti, addirittura un abitante su 8 sulla faccia della Terra potrebbe essere un migrante a causa dei cambiamenti climatici. Qua c'è il murales col detto Barça uguale Barsac, o Barcellona o morte, con il quale si imbarcano tutti i migranti. Questo è il secondo protagonista, il capo indigeno Dada Borari dall'Amazzonia. Addirittura ogni settimana vengono uccisi in Amazzonia 4 difensori delle foreste e nel 2019 c'è stato il record di 212 persone uccise. Anche Dada è stato minacciato di morte ed è andato vicino a questo.
Vuoi leggere Jessica, per favore? Dal 1978 un'area come 2 volte la Spagna è andata distrutta per la deforestazione. La distruzione è dovuta principalmente alla produzione di manzo e soia. Quanti difensori ambientali finiscono per essere assassinati? Le comunità indigene sono custodi dell'80% della biodiversità mondiale restante. Va bene. La terza protagonista del docufilm è Ridima, una ragazza di 13 anni indiana, come voce dei giovani di tutto il mondo, invitata da Papa Francesco. Paola, vuoi tradurre? Allora, tra il 2019 e il 2020 Australian bushfire destroyed more than, io non vedo tutto, Va bene. non vedo tutto lo Sì, non ti scritto. preoccupare. Allora, tra il 2019 e il 2020 gli incendi in Australia hanno Distrutto. distrutto una area corrispondente alla Gran Bretagna. Questo è un koala. Poi qui si parla dell'inondazione in India, in Kedarnath del 2013. Gli ultimi ehm, protagonisti del docufilm invitati a Papa Francesco sono la coppia del dottor Greg Gassner e la dottoressa Robin Martin come voce della biodiversità delle specie animali che non possono parlare ma che soffrono per questo cambiamento climatico portato dagli uomini. Lui fa vedere tutto quello che loro fanno e il disastro che occorre alla barriera corallina. Scorriamo le slide che poi ognuno mi può chiedere per email. Mentre per gli incendi sappiamo che possiamo spegnerli con l'acqua, per le ondate di calore che distruggono la vita marina, tra i quali i coralli, non sappiamo cosa fare. Ecco i nostri protagonisti a San Pietro e il loro incontro con Papa Francesco. Ognuno di loro porta un dono al pontefice. Papa Francesco invita i giovani, le comunità indigene a continuare e le incoraggia. Il loro lavoro per il clima e il dialogo con gli scienziati, naturalmente, è fondamentale.
la voce dei poveri è anche al centro del magistero di Papa Francesco. Ecco, qui in Piazza San Pietro c'è il monumento ai migranti sul barcone che conoscerete, e qui il Cardinal Cesni con Runa Condé. Papa Francesco ci invita a collaborare e andare avanti come un coro, tutti insieme. Ad Assisi poi troviamo il Cantico delle Creature. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature. Specialmente Messer lo frate Sole. Laudato sii, mi Signore, per Sora Luna e le stelle. Laudato sii, mi Signore, per frate Vento, et Aere, et Nubilo, et Sereno, et Omne Tempore. I protagonisti poi si spostano ad Assisi alla fine del film per continuare il loro viaggio sulle orme di Francesco, che è colui che ha ispirato non solo l'enciclica Laudato Si, ma anche lo stesso pontificato di Papa Francesco, che ha voluto prendere il nome del poverello di Assisi. Dada ricorda che grazie all'incontro col Papa lui è diventato molto famoso e adesso qualcuno ci penserà bene prima di ucciderlo, perché si farebbe una cattiva pubblicità. Non può esserci un rinnovamento nel nostro rapporto con la natura senza un rinnovamento dell'umanità stessa. Papa Francesco, Laudato Si, numero 118. Ecco, è una cosa ottima diffondere questo film e il suo messaggio così vivo. Qui ci sono i protagonisti, ecco, nelle diapositive non c'è Bilal Sek, che è un altro dei protagonisti, è un ragazzo che è rimasto naufrago e racconta il suo dramma. Il movimento Laudato Si potete trovarlo in rete e con tutte le sue iniziative, è quello che ha prodotto questo film, ma è un movimento di preghiera e di iniziative. Il film è in rete su YouTube. Questa è la copia cartacea dell'enciclica, ma naturalmente possiamo anche scaricarla dal sito Vatican Va, Laudato Si. Come vedete ci sono tutte le varie lingue nel sito e si può scaricare in PDF. Qua c'è la presentazione del film sul media di Vatican News e vi faccio ascoltare sulle diapo abbiamo le interviste al Cardinale Cesni e alla Presidente Lorna Gold.
L'importanza di questo documentario. Sono delle storie che interpellano ognuno, tutti e insieme. Penso che la parola chiave è l'insieme, perché Laudato Si ha molte voci anche, ma in certo senso è la voce del Papa. Invece questa volta la voce del Papa viene in forma corale con le voci del popolo di Dio, dei vari angoli del mondo, varie istanze della casa comune. E questo è un passo avanti, penso, importante. Il messaggio del Laudato Si è realmente arrivato a tutti oppure bisogna ancora lavorare tanto? I fatti ci dicono che c'è tanto ancora da fare. In certo senso ha sottolineato l'urgenza di imparare, di incontrarci e di dialogare con fratelli tutti. Così il messaggio in certo senso venne sottolineato dal Papa stesso e la film, la letter, ci aiuta a entrare in questo atteggiamento e questa apertura al dialogo che è essenziale, perché il dialogo comincia con accoglienza. Bisogna riconoscere che l'altro è una persona come io e che abbiamo qualcosa da condividere. L'importanza Quello che è emerso oggi durante la presentazione di questo docufilm è che è arrivato veramente il momento di agire, quindi queste storie ci dicono questo, sono un appello che si aggiunge al messaggio di Papa Francesco, non si può restare indifferenti. Sì, questo è il messaggio centrale di questo documentario, che bisogna lavorare insieme per curare la casa comune. Da soli possiamo fare qualcosa, però il messaggio più profondo di questo film è che per risolvere questi grandi problemi di oggi bisogna lavorare in grandi alleanze tra scienziati, persone di fede, persone indigene, e lavorare insieme, perché quando si lavora insieme si riesce a mantenere anche la speranza. Dunque l'importanza di agire insieme è anche un'altra dimensione emersa. Tutti sono interpellati, non solo cristiani, ma ogni essere umano è chiamato ad agire. Sì, infatti l'enciclica Laudato Si è stato rivolto a tutte le persone sulla terra, ma se guardiamo dopo 7 anni da quando Papa Francesco ha scritto questa enciclica, certamente non è arrivato a tutta la popolazione del mondo. Quindi bisogna fare qualcosa che riesce ad andare oltre anche il mondo cattolico, perché il messaggio ecologico è per tutti. Persone di tante fedi già sono impegnati in questo modo di fare qualcosa per l'ambiente. Conosco tanti progetti nell'induismo, buddismo, anche con ebrei, musulmani che stanno lavorando già. E si trova tanta forza se si mette in dialogo tra di noi e cercare di fare qualcosa che ci riunisce. Quello che Allora, qui abbiamo la storia presa da un quotidiano in rete francese di Bilal Sec, che è appunto il protagonista del naufragio che si racconta all'inizio e alla fine del film. È un amico del Senegal, di Aruna, al quale è toccato, lui si è salvato, però purtroppo sono morte altre persone, naturalmente. Qui ho preso un articolo da Altra Economia sulla situazione di Saint-Louis in Senegal, la città che è invasa dalle acque. Ho fatto questi screenshot dell'articolo. Infine vorrei invitarvi a visitare il sito APIB Official, che è quello delle comunità indigene dell'Amazzonia,
e loro hanno fatto una serie di video presenti su YouTube che noi abbiamo riprodotto in questa playlist sul canale YouTube Amici Silvestro Montanaro. Se notate c'è anche l'endorsement dell'attore Alec Baldwin. Come abbiamo ascoltato, ci sono addirittura 4 persone al giorno che vengono uccise in Amazzonia per difendere la foresta tra gli indigeni. E qui ci sono le loro testimonianze in questi 8 video che voi potete trovare sul canale YouTube di Amici Silvestro Montanaro con i sottotitoli in italiano, o comunque potete trovare sulla rete, abbiamo detto a PIB Official, anche con altre sottotitoli in altre lingue. Ecco, infine vi invitiamo a sintonizzarvi sul nostro canale YouTube, e se qualcuno di voi volesse questa presentazione lo può fare scrivendo a amicisilvestromontanaro@gmail.com. Un caro saluto a tutti voi dagli amici Silvestro Montanaro e dagli amici della scuola di italiano L2 Don Mimmo Amato.